Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks, benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale e benvenuti in questa live streaming non programmata, non prevista. Questa di fatti è una micro Q&A, vale a dire quelle live streaming brevi che vado a realizzare su richiesta degli utenti o nel caso ci siano delle novità proprio dell'ultima ora. Proprio di questo si parla oggi, infatti già da ieri sera Kemper aveva pubblicato qualche foto, un po' per così dire, sapete, no, quelle foto che vedo ma non vedo, in cui praticamente si riusciva a intravedere la scritta Mark II Series, ed oggi, questa mattina prima di mezzogiorno, è arrivato proprio l'annuncio ufficiale che siamo di fronte alla nuova versione del Kemper. Nuova versione che naturalmente la troveremo sia in versione header, questa che vedete a video, sia in versione rack che anche il stage Kemper player. Ecco, non si tratta di Kemper 2, si tratta di Kemper Mark II. Sembra una cavolata detta così, sembra solamente un gioco di parole, in realtà cambia tutto se un prodotto lo chiamiamo 2 o lo chiamiamo Mark II. Di fatto, come andremo a vedere, questo nuovo prodotto, nuova versione, nuova serie di profilatori è sì diversa in parte dalla precedente, ma non aspettiamoci dei cambiamenti così epocali. Lo possiamo vedere fin da subito dal layout, dalla grafica, che praticamente, a parte qualche differenza, qualche pulsante è stato tolto, ok, di fatto è rimasta invariata. Primo fra tutti vediamo subito lo schermo che è ancora quello, ma ci arriviamo un po' per volta. Allora, innanzitutto, come la vedo io, cosa dovrebbe essere un Kemper 2 e cosa invece è un Kemper Mark II, che è quello che vediamo qui. Allora, sappiamo che Kemper è anzi forse il sistema digitale più famoso al mondo, quello che ha saputo cambiare, per così dire, il modo di vedere il digitale, almeno nell'ambito chitarristico, che è nel mercato dal 2011. Si pensi comunque che Kemper, e intendo questo, l'originale, Kemper ha avuto inizio, lo sviluppo di Kemper ha avuto inizio nel 2005. Lo sviluppo poi, almeno le prime bozze, chiaro? Poi naturalmente lo sviluppo è proseguito e ha fatto passi da gigante nel 2008, finché era praticamente già così come lo conosciamo oggi, ed è arrivato nel mercato, quindi disponibile per l'acquisto, nel 2011. Ci sono voluti questi anni per partire proprio da zero ad arrivare ad un prodotto conosciutissimo, stabile, affidabile, che lo troviamo da anni nel mercato. Ecco, tutto questo ovviamente lo potete verificare anche voi stessi dal sito Kemper. Ci sono il link alla storia di Kemper, dove ci sono tutte le date e tutta la storia di come è stato costruito, progettato e poi evoluto questo prodotto. Ebbene, il Kemper, dunque, come lo conosciamo oggi, è un prodotto che sul groppone ha la bellezza di 14 anni, 25 meno 11, ok. Di fatto è tuttora il sistema digitale più longevo della storia. Questo non significa che altri sistemi non funzionino più dopo una certa data, ma semplicemente che il Kemper ancora ad oggi continua ad essere aggiornato, continua ad essere migliorato, se ci sono dei bug vengono corretti. Quindi è il sistema, di fatto, che ci piace o no, non me ne vogliano gli altri, ma è il sistema più seguito, più longevo della storia. Certo che naturalmente, per quanto si possa
aggiornare un prodotto, per quanto lo si possa tenere al passo dei tempi, e devo dire che Camper Amp ha fatto un gran lavoro di ammodernamento nel corso degli anni. In realtà comunque dobbiamo fare i conti con un hardware, quindi con uno schermo, con dei processori all'interno, con degli standard che via via, andando avanti con l'età, ovviamente si fanno sempre più vecchi fino a diventare obsoleti. Quindi c'è la necessità di sapersi innovare, sapersi rinnovare, soprattutto per rimanere al passo con i tempi, perché ricordiamo che Camper fino al 2020 circa, quindi fino a 4-5 anni fa, era l'unico profilatore nel mercato. Poi ci fu GE Labs di Moer, seguita da Quad Cortex, che poi fu seguito a ruota da Rush Prime, che anche loro cominciarono a profilare, a Tonex, Ampero, anche lui poi profila, poi nel contempo nacque anche il NAM, quindi il Neural Lamp Modeler, quindi praticamente il monopolio Camper sulla profilazione è venuto meno, perché ovviamente ci sono altri con i loro brevetti che possono profilare. Quindi se vuoi sopravvivere come azienda, o ti rinnovi o purtroppo farai la fine che fanno le mummie sostanzialmente, quindi in una cassa. Ecco, quindi diciamo che si è arrivato al punto che sì, si aspettava una nuova versione, ma sicuramente diciamo che gran parte delle persone ci sono rimasti un po' così, perché non ci aspettavamo che questa nuova versione di Camper fosse così simile al Camper originale, sia nel fronte ma sia, adesso qua non c'è neanche una foto, poi vediamo se riesco a trovarvele, sia sul retro, perché i collegamenti sul retro sono esattamente gli stessi. Allora c'è da chiedersi, ma ovviamente le persone, la gente, io stesso mi chiedo, ma che senso ha? Ok, attenzione, questo è un Camper Profiler Mark II. Non è un Camper 2, sono due cose diverse, almeno per come la vedo io. Vi faccio un esempio semplice. Questa è una Fractal FM3 Mark II. Non è una Fractal FM3 2, cioè la FM3 è sempre la FM3. Mark II perché? Perché gli hanno messo un processore più grosso, invece di 400 MHz ne ha 500 e ha gli schermi più grandi. Questa qui sul retro è una AX FX3 Mark II. Che cosa ha differenza la Mark II rispetto alla Mark I? Le lucine in LED colorati sul davanti e più memoria interna per poter salvare più preset, ma di fatto è sempre una AX FX3. Capito cosa intendo? Non è una AX FX4, è una AX FX3 Mark II. Ciò non toglie che possano fare, sicuramente vedremo, una Mark III, capito? Di fatto, il fatto che Camper abbia scritto Camper Profiler Mark II e non l'abbia chiamato Camper 2 ci fa capire che di fatto è sempre lo stesso prodotto, ma in una versione aggiornata. Capito la differenza qual è? L'analogia col mondo fractal in questo caso secondo me calza proprio a pennello, ok? Una AX FX3 Mark II non è una AX FX4, chiaro? Come un Camper Profiler Mark II non è un Camper 2. Qui si spiega il motivo come mai lo schermo è rimasto lo stesso, come mai praticamente il layout, i pomelli, la struttura è rimasta lo stesso, almeno visto da davanti. Cambia solamente lo stile, cambia semplicemente i colori, cambiano semplicemente la grafica, che ricorda molto più un Camper Stage o un Camper Profiler, ok? Quindi è un Camper Player. Quindi diciamo che secondo me la differenza sta qui. Ma poi quindi non è un Camper 2, non è un game changer e il mondo del camper non è sicuramente stravolto. Restiamo con i piedi per terra e, come sempre vi dico qua sul mio canale,
evitiamo di farci prendere dai wow, dai sensazionalismi che magari altri canali o altri articoli di post, di giornali ci cercano di rifilarci. Piedi per terra, ragioniamo bene, è un Mark II, è una nuova versione. Ok, detto questo, ma qualcosa di nuovo farà pure, no? Perché ok, la veste grafica diversa, chiaro, può piacere o no, ma sotto il cofano, al lato pratico, ci sarà pure qualcosa di diverso. E sì, ed infatti Campers, andate sulla pagina di Camper, hanno inserito tutta sta nuova pagina di presentazione. Ci fanno praticamente un sunto generale su quali sono le nuove caratteristiche. Naturalmente è tutto in inglese, lo dico sempre, se avete difficoltà con l'inglese traduci in italiano e voilà, ecco che ce l'abbiamo in italiano. Non sarà un italiano perfetto, ma comunque riuscirete sicuramente a comprenderlo magari meglio se avete difficoltà con l'inglese. Allora, sicuramente la prima cosa che salta all'occhio subito, lo vediamo scritto in grossetto di qua e di là, un motore di elaborazione aggiornato per prestazioni più rapide. Infatti dicono semplicemente che il tempo di boot, ovvero quando lo accendo, è praticamente dimezzato, è pronto all'uso in pochi istanti, diversamente dall'originale che ci mette prima di essere pronto circa un minuto, mi pare, deve star lì macinare. Ok, cambia la vita, cambia il mondo? Personalmente no, però comunque magari qualcuno ha fretta di suonare, una fretta impellente e vabbè, in questo caso avremo un boot più veloce. Naturalmente con un motore di elaborazione aggiornato e prestazioni più rapide significa anche che per chi già utilizza Camper da qualche anno sicuramente lo sa, sia che si tratti dello stage, delle rack o del LED, se lavoriamo dallo schermo con naturalmente i pomellini e ci muoviamo all'interno dei menu, sappiamo che sicuramente non è come interfaccia non è la più reattiva. Entro dentro nella lista degli effetti, compaiono le 3-4 palline e devo attendere quei 2-3 secondi perché mi mostri l'elenco degli effetti. Ok, parliamo di 2-3 secondi, non parliamo di eoni, però ogni volta che devo entrare e modificare qualcosa devo sempre aspettare questi 2-3 secondi, magari alla lunga possono far girare le balle. Ok, quindi ecco... una prestazione migliore significa che naturalmente avremo una reattività maggiore, quindi potremo muoverci all'interno dei menu in maniera più facile, in maniera più immediata, e mi viene da pensare che questo si traduca anche a livello audio in una minore latenza. Avevo fatto una tabella tempo fa, non so se l'avevate vista o se magari mi seguite sul mio canale, dove praticamente avevo calcolato le latenze. Vediamo un attimo se riesco a trovarla, eccola qua. Queste qua sono le latenze che ho avuto modo di misurare io facendo 20 misurazioni per tipo, e ad esempio il Camper con un rig completamente vuoto, quindi con tutto spento, tutto scollegato, sta a 3,1 millisecondi, mentre quando inserisco tutti i blocchi effetto mettendo roba pesante mi arriva a 4 millisecondi, quindi sicuramente è buono come latenza, sicuramente, perché comunque anche a livello full stiamo a 4, poi dipende che effetti utilizziamo, questi sono dei valori medi. E naturalmente lo sappiamo, dipende anche se utilizziamo il send and return, perché voglio ricordare che Camper introduce 10 millisecondi nel send and return, quindi oltre a questi, se abbiamo qualcosa collegato nell'FX loop, dobbiamo aggiungerci altri 10 millisecondi. Quindi sicuramente un motore di elaborazione più prestante significa presumibilmente che avremo anche delle latenze inferiori, e questo sicuramente non fa male. Quindi sicuramente gli hanno praticamente messo gli steroidi, è diventato un po' più grosso, un po' più potente, esattamente facendo le analogie di prima. Una Axe FX3 con una Axe FX3 Turbo che praticamente ha
un processore più potente, o una Fractal FM3 a una Fractal FM3 Mark II Turbo, che è ovviamente un processore più potente. Quindi un processore più potente significa tutto più veloce, sia dal muoversi nel menu, sia naturalmente alla latenza, ok? Anche se, ripeto, nell'originale era a livello professionale comunque, perché 2-3 millisecondi di latenza sono altro che buoni. Un'altra cosa che ci viene chiaramente qua subito, una nuova era di effetti, addirittura 20 blocchi in serie. Ebbene, Kemper lo sappiamo, Kemper la sua caratteristica è di avere 4 blocchi effetti prima, 4 blocchi effetti dopo, quindi 4 e 4, 8 blocchi effetti, più naturalmente amp e cab. In questo caso ne abbiamo 20, quindi cavolo, tanta roba, vale a dire, vuol dire che rispetto a prima ci permette una maggiore palette sonora, voglio dire, abbiamo la possibilità di creare dei preset, dei rig più elaborati, più ricchi, chiaro? Ecco, naturalmente anche qua bisogna però stare attenti e leggere bene. Allora, 20 blocchi in serie, non in parallelo. Rimaniamo con il fatto che, a parte la funzione parallel che è pensata più per i bassi, a parte la funzione delay e reverb degli ultimi 2 blocchi, Kemper lavora in serie, ok? Quindi se siete alla ricerca dei fari paralleli come fate con una GT1000, con una Fractal, con una Helix, Kemper no, Kemper ragiona in serie, lo fa nell'originale e lo fa anche nella nuova Mark II, e lo vediamo esattamente qui. Questa è la nuova catena effetti così come si presenta, ma c'è di più. Se diamo un occhio più da vicino, i blocchi sono in una posizione ben definita, vale a dire che ci troviamo i blocchi che già conoscevamo, quindi A, B, C e D, che troviamo sul Kemper originale, X, mod, delay e reverb, li ritroviamo ancora lì. In più sono stati aggiunti altri, ne abbiamo altri 2 qui, ok, e ne abbiamo altri 6-7, quanti sono qui, quindi praticamente ne hanno aggiunti, ne abbiamo sostanzialmente, giusto per fare il conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 effetti prima dell'amplificatore e 6 effetti dopo l'amplificatore. Quindi non li possiamo mettere dove li vogliamo, ce ne sono tantissimi, perché 6 effetti dopo, 12 effetti prima, ne hai voglia. Ricordiamoci che anche in questo caso funziona uguale, tutto quello che sta prima del blocco amp è mono, quindi questi saranno tutti effetti mono, anche se mettiamo un chorus. Tutto quello che sta dopo il cabinet è stereo, quindi praticamente possiamo dire che abbiamo 12 effetti, 12 blocchi effetti mono prima dell'amplificatore e 6 effetti stereo dopo dell'amplificatore, ok? Quindi è giusto anche capire un attimo che differenze ci sono. Ecco, questo cosa significa dal lato pratico? Significa 2 cose. Innanzitutto, per come la vedo io, poi naturalmente lo scopriremo nel tempo, anche con i film successivi, una completa compatibilità con la serie precedente, perché ci sono A, B, C, D, X mod di Rev, quindi vuol dire che sicuramente posso prendere un rig della prima serie e metterle nella seconda, anche perché, ripeto, in 14 anni che Kemper è sul mercato, soprattutto anche su Kemper Exchange, quindi praticamente sul cloud, ci sono una roba tipo 20.000 o 30.000 profili gratuiti che possiamo scaricare. Praticamente bisognerebbe buttar via tutto, e sicuramente non sarà così. Ma un'altra cosa interessante di tutta questa roba qua è se effettivamente ne abbiamo bisogno. E voi direte, è sempre meglio avere qualche effetto in più che qualche effetto in meno. Sì, certo, neanche una parola, è meglio il più che il meno, ma ragioniamo un secondo. Helix mi permette di inserire un massimo di 32 blocchi, ok?
togliendo AMP e CAB, vabbè, facciamo 30. Fractal, una vagonata, adesso non ricordo quanti. EDRASH 14. Mi pare che siano 11 ampere, vado a memoria, ok, e via dicendo. Quad Cortex anche lui 30, una trentina, 30, 32, ok, ma il fatto è che questi che vi ho appena menzionato, con tutti questi effetti che possiamo buttare dentro, lavorano con le scene, lavorano con gli snapshot. Kemper non lavora con le scene, non lavora con gli snapshot. Sì, su Kemper ci sono snapshot, ma sono un'altra roba che non c'entrano assolutamente nulla. Questo voglio dire cosa? Che se io creo un preset con Fractal o mi creo un preset con la Helix, quindi ad esempio vi prendo sempre il solito esempio, ormai sarete stufi di sentirlo, ma è quello che calza meglio. Knockin' on Heaven's Door, la versione, la cover fatta dai Guns, dove abbiamo un suono di chitarra arpeggiato con il chorus nell'intro, poi abbiamo una chitarra distorta nel ritornello e poi abbiamo il solo. 3 suoni. Bene, io mi faccio un unico preset dove mi butto dentro tutto e grazie agli snapshot o alle scene, chiamatele come volete, posso andare ad attivare o disattivare gruppi di effetti e parametri anche di effetti. Ecco, naturalmente questo diciamo che l'attivazione simultanea di più effetti lo posso fare anche col Kemper, però è una roba un po' diversa dalla scena intesa come tale. Il fatto è che comunque, ragionando così, io ho un preset fatto con Helix, il quale al suo interno contiene il compressore, il chorus, il distorsore, il delay, il riverbero, contiene tutti gli effetti che mi servono per quel brano lì, ad esempio, ma non li uso tutti nella stessa nello stesso momento, chiaro, cioè nell'intro avrò il chorus, il delay, nella parte distorta questi due si spengono, capito? Ecco, quindi il concetto di un preset fatto con Fractal è dire ok, mi faccio un rig che comprenda tutti gli effetti che ho bisogno per quel brano, per quella scaletta, per quel live, e utilizzando le snapshot o le scene, chiamatele come volete, accendo e spengo, ok, per avere suoni diversi rimanendo dentro nello stesso preset. Allora ha senso avere tanti blocchi effetti. Kemper non funziona così. Kemper lavora con i rig, lavora con le performance. Naturalmente ogni performance è composta da un massimo di 5 rig, quindi io dovrò farmi il rig. Per chi non è del mondo Kemper, rig uguale preset o patch, chiamatela come volete, quindi io devo crearmi un rig per il pulito, un rig per il distorto, un rig per l'assolo. Quindi in realtà cosa me ne faccio di 20 blocchi quando comunque spengo e accendo rig, quindi passo da una patch all'altra. Se lavorassi con le scene, se lavorassi con gli snapshot, capisco possa avere un senso, ma non lavorando in quel tal senso lì, lavorando ancora con le performance, che per certi versi le potremmo definire come set list, viene un po' meno. E comunque Kemper Mark II, vedete qui, perform vuol dire che lavora ancora con le performance, anche se non è detto che in futuro possano inserire un sistema a scene. Quindi ecco, il discorso forse maggiore è 20 effetti tutti in serie, attenzione bene, compatibilità con i vecchi, e sicuramente comunque diciamo così, dubito che qualcuno userà tutti questi effetti, capito? Perché sembra un po' il gioco di chi ce l'ha più lungo, chiaro. Poi per carità, se domani fanno un'altra versione in cui vi mettono 40 slot effetti, vabbè, c'è meglio uno in più che uno in meno. Però al lato pratico, quando uno ha 4 prima e 4 dopo, cioè, sinceramente ci fate quello che volete. Ecco, comunque sia, sono state aggiunte queste funzionalità. Poi altre cose, vediamo un po', torniamo così, ingrandiamo un attimino perché sennò non si legge una pippa. Allora,
Altre cose degne di nota: supporto audio USB ad 8 canali, quindi attenzione bene, potremmo collegarci come funziona già adesso il Camper Rack, Camper Red, Camper Stage, Camper Player, funzionano come scheda audio USB. Quindi ci basta collegare il cavo USB se vogliamo registrare, probabilmente avremo solamente 2 canali, quindi vuol dire 1 e 2, destra e sinistra, wet o dry, poi lo impostiamo noi. In questo caso arriviamo fino ad 8 canali, quindi per esempio potremo inviare simultaneamente al nostro PC il segnale stereo, il segnale input, quindi il segnale dry, o il segnale output bypassato, quindi praticamente potremmo già prepararci e lavorare meglio per chi lavora nel reamping. I loop, quindi l'utilizzo del looper può arrivare, mi pare, fino a 3 minuti, mi pare una roba del 2 minuti, eccolo qua, arriva fino a 2 minuti, quindi il looper, per chi ne faceva uso, ora è stato ampliato. 2 minuti di looper praticamente è quasi come un'intera canzone. Perché voglio dire, una canzone mediamente, una canzone pop così arriva intorno ai 3 minuti e mezzo. 2 minuti di looper è tantissimo, tenendo conto che comunque posso sovraincidere e sovrascrivere, quindi poi dipende uno che utilizzi ne fa. Ecco, secondo me, di nuovo, coprire 2 minuti di loop, qualche caso può succedere, anche in questo caso una buona cosa, visto che c'è potenza, visto che c'è più memoria, tanto meglio che venga. Un'altra cosa importante riguarda la profilazione. Vediamo dove l'hanno messa, c'era scritta qua da qualche parte, l'ho saltata, eccola qua. Praticamente c'è scritto tutto qua. Praticamente cosa succede? Succede che questo nuovo Camper Mark II realizza le proprie analisi di profilazione sulla base di oltre 100.000, c'è scritto lì, punti di frequenza individuali. Allora ci sono vari metodi di profilazione. Adesso non stiamo qui a far pipponi. Questo che vediamo qua, io ovviamente mi documento sempre, questo che vediamo qua è il brevetto di Camper, depositato di Camper, quello originale, su come funziona la profilazione. Adesso guardate, del 2007, quindi ok, è molto interessante questo documento. Ovviamente c'è una pappardella di robe, questo è proprio il brevetto depositato. Qua, andando in cerca, sicuramente c'è scritto quanti punti, praticamente quanti campioni utilizza. Adesso non mi metto ovviamente, però sicuramente questo nuovo profilatore permette di analizzare il segnale di rientro in maniera molto più precisa. Sostanzialmente vedetela un po' così, ok? Faccio proprio un'analogia per i profani. Fate conto di fare un video in 15 fps, frame per seconds, quindi 15 scatti al secondo. L'occhio umano ha una vista, l'occhio umano fa praticamente 29 scatti al secondo. Noi praticamente ogni secondo facciamo 29 scatti. Quindi se guardo un video a 15 fps lo vedrò tutto scattoso. Se faccio un video a 30 fps, quindi con maggiore scatti, visto che io ne vedo 29, sicuramente lo vedo, in questo caso sto registrando in 30 fps, lo vedete fluido. Se lo faccio a 60 fps, quindi il doppio di quello che l'occhio umano può vedere, in realtà lo vedo ancora più fluido, lo vedo ancora meglio, perché vado a riempire quei punti morti che potrebbero coincidere. Diciamo che lo scatto del video potrebbe coincidere con lo scatto del mio occhio, vediamola così. Tanto è vero che in video molto veloci, ad esempio dei gamers, chi gioca con i videogiochi, spesso trasmettono a 60 fps o addirittura a 120 fps, perché così abbiamo praticamente molte più immagini al secondo. Immaginate il discorso del libretto e fare muovere le pagine, ok? Quindi più scatti al secondo vuol dire maggiore definizione. Ecco, il discorso qua che ci dice che si basa su oltre 100.000 punti di frequenza individuali
vedetela, non è la stessa roba, ma vedetela una roba del genere. Vuol dire una maggiore definizione, vuol dire riuscire ad analizzare il segnale audio, quindi in questo caso, in maniera più precisa, più dettagliata. Vale a dire che si avranno dei profili con una definizione, un realismo migliore. Ora, quanto questo incide al lato pratico? Cioè, suona male il camper oggi? Sicuramente no, perché se dopo 14 anni ancora lo vendono ed è il sistema digitale più utilizzato dai professionisti, un motivo ci sarà. Quindi sicuramente il camper suona bene se lo sappiamo regolare, se lo sappiamo aggiustare con i suoi parametri interni, ogni singolo profilo. Praticamente il risultato è indistinguibile dall'originale. Quindi questa nuovo tipo di campionamento, questo nuovo tipo di analisi del suono, quanto in realtà incide? Cioè, se voi guardate un film in 4K su una televisione grande così e poi guardate un film in 8K sulla stessa televisione, ma in realtà la differenza c'è, perché da 4 a 8 è il doppio, ma voi la vedete sta differenza? Cioè, quello è il punto. Il limite non è intanto la tecnologia, il limite è la macchina umana. Quanto in realtà riusciamo a percepire questa differenza, questo non lo so, vedremo, è tutto da verificare, però ovviamente un dato è di fatto che vengono fatti dei profili con una definizione sicuramente superiore. Da qualche parte ho letto, non qui, ma mi pare forse sulla pagina ufficiale Instagram o la pagina ufficiale Facebook di Kemper, che c'è anche una nuova tecnologia di liquid profiling, ecco, la tecnologia di liquid profiling che verrà ampliata, verrà migliorata, quindi già esiste il liquid profiling sulla serie originale. In questa nuova serie probabilmente verrà implementata con nuovi modelli, nuove robe, però da qualche parte avevo letto che però arriverà in luglio, quindi praticamente il Kemper Profiler Mark II che mettono in vendita in giugno dovremmo attendere in luglio perché venga aggiornato il firmware che inserisca tutta sta roba. Almeno è questo quello che avevo letto. Basta, sostanzialmente queste sono le caratteristiche di questo nuovo Kemper Mark II. Quindi vedete che in realtà di aggiornamenti, di modifiche ce ne sono, perché comunque la potenza è più che raddoppiata, il numero di effetti è più che raddoppiato, la definizione sicuramente, è tutto migliorato, giustamente per rimanere in linea con le esigenze e con gli standard odierni. Il layout, ovvero la grafica, è rimasta quella, cioè ci troviamo di fronte al solito tostapane, che non è poi tanto diverso dall'originale, chiaro. Quindi potevano aver messo un nuovo schermo, allora potevano anche averlo fatto, francamente, perché ricordiamoci che sebbene sia il Mark II, se io dovessi lavorare, ad esempio, anche solo cambiare il nome di un rig, sapete che dovete andare dentro, girare il pommellino, scegliere la lettera, girare, ok, sicuramente non è il più pratico. Uno schermo così monocromatico, ed è ancora lo stesso, probabilmente c'è proprio sono tedeschi, no? I tedeschi sono così, squadra che vince non si cambia. Questo prodotto è 14 anni che funziona, suona bene, è il sistema più apprezzato dai professionisti, perché a parte qualche caso, ma praticamente il 90% usa Kemper, avranno mantenuto lo stesso. Non dico che per forza deve esserci il touch, adesso sembra vada di moda sto touch, io francamente più di tanto non mi interessa, ma magari uno schermo un po' più grande, magari a colori che sia un po' più comprensibile, magari forse avrebbe aiutato. Però vabbè, ripeto, questo è un Kemper Mark II, non è un Kemper 2. Sono, come vi ho detto all'inizio del video, a parer mio, due cose completamente
diverse. Volevo vedere se c'è qualche immagine del retro, perché da qualche parte c'era. Andiamo un attimo su prodotti, il profiler, vediamo. No, siamo sempre su sta pagina. La pagina è sempre la stessa. Facciamo un attimo una ricerca allora su Google e scriviamo Camper Mark II Rear, che vuol dire il retro, immagini. Eccolo qua, questo è il Camper Mark II visto da dietro. Abbiamo un'immagine proprio piccolissima, ma non c'è un'immagine più grande? Vediamo, eccola qua. Cavolo, c'è proprio un'immagine. Siamo sempre sul forum di Camper. Abbiamo un'immagine veramente infima. Vediamo se trovo qualche altra immagine un po' più... No, questo è il primo, questo è sempre l'originale, vediamo, no, e niente, abbiamo solo sta immagine qua, 4 ore fa, quindi è proprio recente. Vabbè, apriamola, vediamo un po', apro immagine, un'altra scheda, sarà veramente uno schifo, portate pazienza, questo ho trovato. Ecco qua, se diamo un occhio agli ingressi e alle uscite, per chi conosce Camper sono praticamente le stesse. Se vado, ad esempio, io vado qua su Thomann perché mi trovo meglio a vedere le immagini, ok? Se facciamo un confronto con il Camper classico, eccolo qua, vedete, confrontiamo gli ingressi e le uscite, quindi abbiamo i main output, left e right jack XLR, main output, monitor output di tipo mono, direct auto, alternative auto, return input, speed shift, MIDI, switch pedal, network e USB. Se andiamo a vedere l'altro signorino, adesso dove l'ho portato, eccolo qua, è uguali. Cioè non hanno cambiato neanche il retro, è uguale, identico, stessi ingressi, stesse uscite, speed shift, mini, network, tutto quanto identico, ok? Quindi ripeto, non è un Camper 2, è un Camper Mark II. Ricordatevi l'analogia che ho fatto prima tra Axe FX3 Mark II, non è una Axe FX4, ok? Io la vedo così. Bene, basta. Se avete qualche domanda, poi naturalmente lo scopriremo nel tempo. Allora, niente profili migliori. Sì, i profili sono migliorati. Sarebbe curioso sapere se almeno l'MK1 leggerà. Dubito. Non credo, non lo so, non credo, non è detto di no, ma personalmente ne dubito, perché se ha un sistema, oddio, potrebbe anche essere, però potrebbe anche essere, perché conoscendo quelli di Camper che tengono i loro sistemi molto aggiornati, potrebbe anche essere che aggiornino anche gli originali per poter leggere questo tipo di profilazione. Diciamo che sicuramente il rig inteso come tale, no, il rig sicuramente non sarà possibile, perché già solo che possiamo inserire 20 effetti nel Mark II, qualora andiamo a caricare il rig nel Mark I, vedremo solamente A, B, C, D, X mod, delay e reverb. Tutti gli altri ovviamente vengono persi. E la stessa identica cosa quando prendiamo un rig fatto con il Camper Red che ha 8 effetti e magari lo metto dentro nel Camper Player, ok? Io ho il Camper Player, il livello quello base, non me ne frega niente di avere i livelli sti quali, lo uso tanto per andare a prove e fare lezione, e se prendo un rig fatto da questo e lo metto dentro qua, ho l'amplificatore, ho il cabinet, ho tutto quanto, ho i riverberi, ho il delay, ho i 2 effetti che stanno prima, ma tutti gli altri ovviamente non ci sono, capito? A meno che non aggiorni questo sistema. Quindi secondo me probabilmente lavoreranno un po' in questo sistema, almeno al primo momento. Bene ragazzi, io spero di avervi dato
quante più informazioni possibili, che sono le informazioni che di fatto sono riuscito a reperire qui sul canale, tramite i canali ufficiali. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Naturalmente io fra l'altro il mio qui adesso vedremo, perché bisogna vedere quanto furbi sono sti tedeschi, a quanto ve lo sparano. Un camper così originale comprato oggi vi costa sui 1350 euro. Questo qua, che è il Mark II, tutto bello, tutto nuovo, vedremo se manterranno lo stesso prezzo, dubito, o magari lo spareranno un po' più alto. Ecco, sarà mia scrupolosità, sarà mio interesse portarlo qui nel canale per mostrarvelo, per farvi naturalmente vedere queste differenze. Tanto è vero che ho messo in vendita il mio, che praticamente non ha neanche un anno, ha 11 mesi il mio, per poter appunto mostrarvelo qua, non perché vada meglio o vada peggio, voi lo sapete. Io in live uso Fractal. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo questa sera. È già pronto lì, eccolo qua il basso, che stasera facciamo un bel preset per basso. Visto che molti di voi mi hanno chiesto di fare qualche tutorial sul preset per basso, vi aspetto qui questa sera alle 21. Ciao a tutti ragazzi, e vabbè, adesso che ore sono? Sono le 5:30, dai, ancora un buon pomeriggio e buona cena per dopo. Ciao ciao!